dal rinnovato Cremona Circuit, dove stiamo aspettando che il cielo si apra un pochino per provare finalmente la nuova Kawasaki Ninja ZX-10R del 2021. Se ci seguite con attenzione, sapete, ve l'abbiamo già presentata un paio di settimane fa direttamente dal CIV al Mugello, è venuto il momento di metterci finalmente le mani sopra. Proviamo a ricordare brevemente che cosa cambia rispetto al modello precedente. Allora, cambia poco sul motore al netto della rapportatura, perché come sapete è un pochino vuota sotto la precedente Ninja da quando è arrivato l'Euro 4, quindi è stato recuperato qualche cosa accorciando i rapporti di prima, seconda, terza e aggiungendo due bei denti di corona. Sulla ciclistica invece cambiano tante cose, un forcellone più allungato, il telaio rimane prettamente invariato al netto del perno. Il perno viene abbassato di 1 mm, prevede una regolazione su -1, 0 e +1, la forcella ha un offset maggiorato di 2 mm, il risultato è uno spostamento del baricentro in avanti perché il motore viene spostato più avanti. Il risultato, una moto che sulla carta dovrebbe risultare più stabile, avere più trazione ma allo stesso tempo essere più maneggevole. La taratura delle sospensioni è stata rivista, è cambiato il K delle molle sia davanti che dietro, davanti è stata ammorbidita, dietro è stata irrigidita, anche questo probabilmente per spostare in avanti il baricentro della moto. Cambia soprattutto dal punto di vista dell'aerodinamica con le discussissime alette che le danno una definizione stilistica, diciamo così, del frontale che vi assicuriamo però va vista dal vivo. Sembriamo, lo so, dei dischi rotti, ma va veramente vista dal vivo perché la resa è nettamente diversa. Cambia soprattutto anche la suite elettronica. Arriva la piattaforma inerziale a 6 assi, arriva quindi una gestione dei riding mode integrati con 3 preconfigurati e 4 che potete gestirvi, un bellissimo cruscotto TFT finalmente al posto dell'unità francamente obsoleta che c'era sulla versione precedente, il cornering management che è il strumento Kawasaki con cui si gestisce tutto dall'inserimento fino all'uscita di curva, che quindi integra un controllo di trazione su 6 livelli, 5 più spento, un ABS cornering, la gestione del freno motore, insomma un pacchetto elettronico, non ci dimentichiamo, scusate, anche il quick shifter in innesto e in scalata, che la porta allo stato dell'arte e quindi al livello della concorrenza. La potenza rimane quella dichiarata precedentemente a 203 cavalli, 213 con l'airbox in pressione, per cui adesso noi incrociamo le dita, speriamo che il cielo tenga, anzi che si alzi magari un po' di vento per asciugare, perché non vediamo l'ora di scoprire la nuova Kawasaki Ninja ZX-10R sul nuovo circuito di Cremona. Andiamo! Allora eccoci qui, come probabilmente potete intuire dalle immagini dinamiche, dal fatto che siamo dentro un box invece che come al solito in pit lane o su rettilineo, il tempo non ci ha graziato. Però grazie all'intervento del team Puccetti, che ci ha gentilmente fornito qualche treno di rain, siamo riusciti comunque a farci 3 turni sul rinnovato circuito di Cremona. Allora, evidentemente le condizioni della pista, ma anche l'adozione delle rain non ci consente di valutare accuratamente la ciclistica. Non insulterò la vostra intelligenza dicendo che ho capito qualche cosa, servirà una prova un pochino più approfondita. Sicuramente ho trovato però migliorata la posizione di guida rispetto alla moto precedente, c'è una posizione di guida un po' più moderna e che favorisce un po' la guida di corpo rispetto alla precedente, che aveva pedane un pochino troppo avanzate, non in realtà non avanzate ma più
più basse che determinavano una posizione della gamba non esattamente favorevole nella guida di corpo. La correlazione manubrio, pedane e sella è decisamente più moderna e più vicina a quella delle sportive più appunto moderne, scusate la ripetizione, a cui siamo abituati. C'è anche molta più protezione aerodinamica, si rimane ben riparati dietro al plexiglass. Se vedete qualche ondeggiamento di sterzo è dovuto al fatto che c'era la GoPro, anche con il cupolino più alto una parte del casco rimane fuori e di conseguenza determina qualche leggera instabilità, ma la protettività, vi assicuro, nei turni fatti senza la telecamera on board montata, la maggior protezione, dicevo, si nota. Parlando del motore, l'accorciamento ha portato a dei risultati veramente tangibili, dove prima bisognava aspettare gli 8000 giri circa per l'arrivo della spinta della ciccia nella curva d'erogazione. Adesso si richiama il gas e la spinta è decisamente di qualità superiore. Si può uscire, chi conosce Cremona, dall'ultimo tornantino anche usando la seconda. Chiaramente con la prima si viene fuori veramente forte, ma anche con la seconda non ci si trova con un motore completamente morto. Prima, seconda e terza accorciate, vi ricordo, e un paio di denti di Corona. Bella anche la frenata, che comunque non aveva un gran bisogno di miglioramenti. Molto bello anche il pacchetto elettronico. Condizioni difficili, bisognerà rivalutarle con la giusta dose di grip. Da sottolineare come il quick shifter effettivamente sia piuttosto efficace, ma sia pensato molto per la guida o molto rilassata oppure molto sportiva. Se lo chiamate in causa ai regimi un pochino sotto quelli di potenza massima, si ha un taglio un pochino troppo lungo che rischia di perturbare l'assetto, ma ripeto, bisognerà provare la Ninja ZX10R in condizioni decisamente migliori, quindi con delle gomme capaci di offrire il giusto grip, con l'asfalto giusto e magari proprio qui sul circuito di Cremona, che è diventato molto più tecnico, molto più divertente e sicuramente più probante nell'analizzare una moto come questa. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video di moto, vi invito a iscrivervi al canale di moto.it, mettete un like se vi è piaciuto il video, commentate, fate domande possibilmente intelligenti, e un saluto e arrivederci. Ciao!